guida assistita, è un acronimo che deriva dall'inglese, system, e sono dei sistemi che equipaggiano le auto più recenti e servono per facilitare la guida del guidatore, appunto, per affaticarlo di meno, soprattutto magari durante i viaggi. E per questo esistono vari sistemi che variano il loro funzionamento in base anche alla marca che produce il veicolo. Quindi lo stesso sistema può funzionare, ha lo stesso scopo, ma con qualche, diciamo, dettaglio diverso in base a magari se ha prodotto il veicolo da BMW, Mercedes o qualsiasi altro marchio. I sistemi di guida sono di vari livelli in base a quanto il veicolo è equipaggiato e di quali sistemi è equipaggiato. Troviamo vari 5 livelli e più uno di base, e vanno da una completa guida assistita, che a quel punto diventa guida autonoma, quindi che però è un livello che nell'Unione Europea per le leggi ancora non è stato, nell'Unione Europea non è stato approvato ancora, e quindi non può essere utilizzato. Infatti comunque con questi sistemi il guidatore deve essere sempre vigile durante tutta quanta la guida, durante tutto il percorso, e quindi non si deve distrarre. Invece con la guida di ultimo livello il guidatore può distrarsi perché ha a disposizione dei sistemi che gli permettono. Invece il livello più basso è senza nessun aiuto, quindi durante il viaggio, le manovre, comunque durante tutta quanta l'esperienza, il guidatore deve essere sempre vigile, attento, e deve svolgere tutte le operazioni in autonomia. È quello, appunto, dove si iniziano ad avere dei sistemi di aiuto, che possono essere aree più basilari, come può essere appunto l'assistenza allo sterzo, alla frenata o all'accelerazione. Quindi qui avremo il sistema di cruise control, che appunto aiuta il guidatore, soprattutto durante i lunghi viaggi, a stabilire una velocità fissa, un'andatura fissa, così che il guidatore non deve mantenere costante la pressione sul pedale dell'acceleratore, e può rilassarsi per un minore affaticamento sia mentale che anche muscolare proprio. Poi molto faticoso. Esistono diversi dispositivi che accompagnano il guidatore durante la sua esperienza, e troviamo l'assistenza alla frenata, la frenata di emergenza, quindi che aiuta a assistere il conducente magari quando si trova in mezzo alla strada un ostacolo improvviso, come può essere un animale o anche un bambino che corre in mezzo alla strada, e quindi gli permette di avere una maggiore reattività alla frenata nel caso venga meno quella del conducente. Preimpostata, e si modifica automaticamente nel caso il veicolo con dei sensori rilevi davanti a sé un veicolo troppo vicino per quella velocità che stava preimpostata, e quindi si riduce
fino a quando i sensori non rilevano di nuovo davanti a sé uno spazio vuoto, per quindi poi tornare alla velocità iniziale. Riguardo ai sistemi ADAS abbiamo analizzato in particolare uno di questi, che è il Lane Assist, che è uno tra i sistemi più presenti nelle vetture moderne. Il Lane Assist è un sistema di sicurezza che consiste nel fondamentalmente cercare di mantenere la vettura all'interno delle linee guida, la segnaletica orizzontale delle strade. Mediante telecamere disposte intorno alla vettura e sempre anche grazie a dei sensori, rileva le linee di margine e quindi fa rientrare la vettura per un massimo di 3 volte nella maggior parte dei casi nei sistemi BMW o anche nei sistemi Volkswagen all'interno della corsia prestabilita. Il lane assist entra in funzione nel momento in cui non si sentono, o comunque o una telecamera rileva che il conducente non sta guidando, oppure quindi entra in funzione e immediatamente appena entra in funzione si sente, c'è un segnale acustico, un segnale molto alto e interviene per 3 volte. Per esempio nei sistemi Volkswagen, nei sistemi BMW, dopo la terza volta, sempre con l'aiuto con la presenza del segnale acustico, la macchina inizia a rallentare in linea retta, inizia a rallentare e una volta che si è fermata totalmente, quindi arriva a 0 km/h, parte direttamente la chiamata di emergenza. Questo perché potrebbe essersi verificato un malore del conducente. Nei BMW funzionano soltanto a una velocità massima di 130 km/h, mentre in altre vetture può darsi che il limite massimo di velocità sia più basso. In caso in autostrada, se per esempio si utilizzano gli indicatori di direzione, il sistema rileva che si vuole volontariamente cambiare corsia e dunque non interviene. Insieme al segnale acustico ricordo che nel caso dopo i tre, cioè comunque gli indicatori di direzione iniziano a funzionare. Abbiamo voluto fare anche delle prove reali sul campo per quanto riguarda il progetto Innovation of Garages, proprio con un Serie 1, un BMW Serie 1, l'ultima serie, dove è stato rappresentato con una linea retta, diciamo, l'asse orizzontale del volante. Le linee verdi invece indicano la direzione che bisognerebbe seguire, invece le linee arancioni sono una proiezione ortogonale sono linee perpendicolari all'asse del volante, dunque indicano la direzione che effettivamente il veicolo sta eseguendo. Dunque, entra in funzione il veicolo se non si sente la pressione sul volante, o comunque si rivela tramite telecamera, come già detto, che il conducente non sta guidando. C'è il segnale acustico e inoltre in caso di monitor di dispositivi come per esempio interviene il sistema raddrizzando il volante, quindi con una linea retta si vede sempre l'asse orizzontale del volante e le linee verdi più lunghe, diciamo, indicano la direzione da eseguire e le linee verdi più corte indicano la direzione che effettivamente